Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. La scorsa volta abbiamo completato diverse missioni, anzi diversi rapporti con i nostri companion, che ci ha permesso di maxare praticamente, oltre che l'uno che già avevamo fatto, ci ha permesso di maxare Eschie, Monoko e Ciel. Ci manca giusto Maiel, ma dobbiamo prima fare la sua missione. Siamo di nuovo da Golgra, vi ricordo che siamo tornati al villaggio Gestral. Un mio amico mi aveva detto che mi ero perso qualcosa, credo si riferisse a Roulette. E adesso stiamo cercando di affrontare Golgra finalmente, vediamo se riesco a batterla, perché porca miseria. Però ci siamo avvicinati, cioè comunque la seconda fase la conosciamo, anche se ci è un po' complessa. E voglio farlo con Maiel per evitare lunghezze eccessive, tanto lo sapete, non è che sono un pro player, non vi devo nascondere che ci abbiamo messo 2 secondi, semplicemente vi porto quando siamo in seconda fase, per evitare la ridondanza della prima fase, che magari capita anche l'errore a caso, ricomincio, almeno vi porto quando c'è un po' di ciccia, anche se probabilmente andrà allo stesso modo dalla seconda fase in poi, però comunque in ogni caso, a tra poco. Ragazzi, ci stiamo avvicinando, anche se sono appena morto per una stupidaggine, quindi non abbiamo la rinascita, ma proviamoci comunque. Beh, i danni sono scesi tantissimo, ho fatto un contrattacco con 700.000, è stato molto interessante, però siamo in virtuosa magari adesso. 329.000 ci sta, si arrabbia, non possiamo sbagliare nulla. $300.000. Dobbiamo fare Stendhal, però non possiamo. Vabbè, facciamo raffica della spadaccina. Ok. Siamo solo in offensiva, quindi vabbè. Almeno ci ha spammato sempre la stessa. Ma dovevamo essere in virtuoso, ho sbagliato, devo saltare il turno. Allora, non... ci conviene fare lo sfumato per passare alla virtuosa, anche se non fa niente di danno, però poi ci ridà il turno e abbiamo 8, possiamo fare uno Stendhal. Se uscisse 2 milioni sarebbe anche comodo, vediamo. Abbiamo 9, niente marchio, fai di Stendhal. 900.000, ok. No, peccato, cavolo, ce la potevo fare questa, anche se è l'unica che ci dà problemi attualmente. Però la prima parte è uguale all'altra, quindi devo cercare di internalizzarla, dai. Allora, facciamo questo Stendhal con marchio, virtuosa, vediamo dove ci porta. 400.000, mi aspettavo di più, però vabbè, ormai. $164.000. Ok. Allora, io sono dell'idea che appunto tagliare, mo lasciando stare che qua ho fatto prima perché pensavo di fare magari 1 milione o 2 milioni, però tagliare prima sia ben lecito in questo tipo di gioco, perché per esempio tagliare un try su Dark Souls, su Elden Ring, su un qualsiasi gioco del genere significa comunque vedere una situazione che sì, potrei arrivare lì e morire, potrei combattere per 20 minuti e morire, però il modo in cui giochi cambia, sei tu a muovere il personaggio, roba del genere. Qui vedreste solamente io che magari faccio parry perfetti fino a un tot per poi
morire, poi rifare la stessa cosa all'infinito, oppure morire stupide volte. Io ovviamente non vi sto tagliando per farvi vedere, oh ci ho messo pochissimi tentativi, non ci ho messo pochissimi tentativi, ci sto mettendo un fottio, però capito il ragionamento, giusto per precisare questa cosa. E tra l'altro so già che magari qualcuno nei commenti potrà dire ma perché non hai aumentato salute, difesa eccetera eccetera, perché comunque sia, anche se l'aumento ad arrivare per esempio a 6.000, 7.000, dove riesco comunque magari a tankare 1-2 colpi con salute e difesa, comunque mi crea un disagio per due motivi. In primis perché mi verrebbe da curarmi, in secondis perché anche se riesco a tankarmi un colpo, molto spesso quando sbaglio un colpo in una combo comunque mi becco gli altri, non riesco a riprendere al fly, non sempre, soprattutto non ce la farei con Golgra, già lo so, quindi preferisco fare così. C'è più rischio, però è comunque divertente per me, quindi è quella la cosa più importante, no? Allora, omaggio a Gustav, passiamo in seconda e vediamo un po'. No, quasi. Ottimo in realtà che non siamo ancora passati in seconda, possiamo fare uno stand in più, però abbiamo comunque 2 contrattacchi da vedere ancora, vediamo. 426.000, non male, però adesso siamo passati in seconda. Magari ci va di culo? Tremare la terra, perfetto. E siamo anche in virtuosa. 94.000. Facciamo questo Stendhal. Un milione, non male. Dobbiamo tankarci diverse abilità, speriamo bene. 27.000, ok. Ottimo, grazie per averci dato 2 volte questa. Abbiamo anche un respawn, cerchiamo di resistere. 3 volte, grazie mille. Però sono tutte senza posa, è veramente un peccato. Combo folle. Vabbè, me la accollo. Dovrebbe essere il mio turno adesso. Ok. Attacco sfumato per passare in virtuosa. Otto punti, proviamo uno Stendhal, speriamo bene. Madonna, malissimo. $36.000. $160. 41.000 più 37, ok. Tocca di nuovo a me. Di nuovo. Manca a mettere marchio, ma purtroppo no. Stendhal. Vai. Wow. Mamma mia. Però sono proprio soddisfatto di averla finita così. Cioè avrei potuto magari usare l'un, magari sarebbe stato più facile, anche perché lei è fatta di legno, quindi magari bruciatura avrebbe colpito molto di più di Mael. Ma quanto è stato soddisfacente. Tantissimo. E i try che avete visto ovviamente non sono i soli, ce ne sono molti altri, sia la scorsa che insomma adesso, cioè non è che subito il try dopo passavo in seconda fase, no, però che roba, bellissimo. 300.000 XP, anche poco, pochissimo se ci pensate. Però mi ha dato 3 catalizzatori di croma grandioso, che sono ottimi, 6 milioni di danni, io pensavo fosse, vabbè sarà 2 milioni di HP, no. Danni più elevati 1 milione, però noi abbiamo anche fatto 2 milioni, cioè ho fatto 2 milioni in alcuni try con lo Stendhal in prima fase, cioè nella parte iniziale, e a volte facevo dei contrattacchi da 700.000, altre volte da 20.000, questa cosa non mi è del tutto chiara, però vabbè, non è stato poi così male come riscaldamento. 9 armi, ma non dirmi che per ognuno ti dà un'arma.
Inizia... Aspetta, involucro, no. Inizia con la posa virtuosa. Nella posa virtuosa ogni istanza di bruciatura applicata è raddoppia... cavolo, però questo non mi interessava. La posa virtuosa raddoppia i danni inflitti da bruciatura. Vabbè, nulla ci vieta di fare entrambe le cose. Nulla ci vieta di fare entrambe le cose. Anche se l'une l'ha detta al fuoco, non vuol dire che lei non possa avere qualcosa. Anche perché noi abbiamo comunque tela in fiamme. Per colpo, danni aumentati per ogni stanza di bruciatura presente sul bersaglio. Capito. Tipo al posto di inerme. È vero che questi andrebbero in combo, però manteniamo Stendhal, tela in fiamme, omaggio a Gustav. E qui ci andiamo a mettere un degagement magari. No, però dà solo vulnerabile al fuoco. Facciamo così. Degagement. Per passare in virtuosa abbiamo omaggio a Gustav. Che in realtà ci interessa, no. A questo punto facciamo falcata celere per passare in virtuosa. Degagement. Falcata celere la sposterei di qua però. Qui ci andiamo a mettere pioggia di fuoco. Infligge danni di tipo fuoco medio a un solo bersaglio, 2 colpi. Applica 3 stanze di bruciatura per colpo. Invece in difensiva no, scintilla. Un colpo applica 3 istanze di bruciatura, applica altre 2 istanze di bruciatura. Vendetta invece ha un solo bersaglio, danni aumentati per ogni colpo ricevuto. No, questo qui scintilla. Degagement. Degagement, sì, penso sia così. Regole infrante, falcata celere, tela in fiamme, Stendhal. È un buon mix, credo, spero. Roulette la sposterei però da lei, attenzione. A questo punto veramente mi chiedo, ma non è che per ognuno con cui la batti ti dà un'arma diversa? Proviamo un attimo l'un, per esempio, giusto per provare. Non credo di batterla alla prima, sarebbe fantastico, ma non credo. 50.000. Non ha le cose del combattimento in solitaria, Però vediamo cosa possiamo fare. Stanze di bruciatura. Azione costa 2. Ma non so se c'ho colpo marchiante. Però guarda quanta bruciatura gli ho messo. 24. Continua ad aumentare sta bruciatura. Però non è ottimizzata in questo momento. 28.000. Creare una macchia di luce. Sempre più elevati a tutti i nemici ogni turno finché l'un non subisce danni. Si provoca assorbimento in caso di interruzione. Ci serve il gelo. Lancia di gelo. Rallenta il bersaglio, sarebbe perfetto. Ok. $43.000, vabbè. 70.000. Lancia di gelo. Anzi no, l'abbiamo fatta prima, giusto? Ira del fuoco.
Ma non posso perriare, oppure non ho fatto in tempo. Non lo so. Vabbè, io in realtà penso... Vorrei cercarla questa cosa, ma non lo faremo. Torneremo qui. Noi l'abbiamo battuta, mentre stava a batterla con Maiel per adesso. Adesso, invece, andrei a fare ciò che ci interessa, cioè altra roba, no? Allora, Lun, però... Fuoco indomabile. Lancia di gelo, elettrizzazione, sì, perché avevamo considerato diverse cose, anche un minimo support con la rinascita. Potere dipinto ce l'ha lei attualmente, parata energizzante ce l'ha lei. Io darei a lei roulette in realtà, in questo momento. Magari. Roulette che ha Maiel, eccola qui. Dai, molto merdosa, però ci interessa solo sbloccarla in questo momento. Invece a Maiel parata energizzante ci sta, ci dà moltissimo spazio di manovra in realtà. In questo momento lei è mista con bruciatura. A questo punto mi viene anche voglia di togliere bruciatura in realtà a Lun. Però c'ha il fuoco come elemento su quell'arma fantastica, quindi non lo so. Quindi vabbè, io le metto a questo punto contrattacco curativo, visto che c'ha più vita di tutti in questo momento, comunque giù di lì. E metterei piede nella fossa, vulnerabilità, strappo, morte bruciante, involucro. Farei attacco base a un colpo in più, attacco rafforzato, facciamo attacco combo. Magari. Audacia cos'è? 30% ma non può ricevere cure. Danno inflitto prova a consumare un PA, se funziona aumenta i danni del 20%, no? Ecco, Audacia l'avremmo dovuto mettere durante il fight, effettivamente, sarebbe andata molto meglio, credo. Sì, le build diciamo che si muoveranno con il tempo, ok? Non abbiamo abbastanza salute per tutti in questo momento e non so bene come organizzare tutto, ma va bene. Per adesso ce ne andiamo. E a questo punto perseguiamo Maiel, andiamo verso la sua quest, direi. Vediamo. Ah, potremmo sistemare anche questi. Guarda quanti punti c'ho. Giusto, giusto. Allora, Lun molto tranquillamente arriviamo a 50, le diamo un po' di agilità e deve fare tante abilità in realtà, quindi ci sta. Poi vediamo di ripristinare e gestire meglio. Allora, CL cura, quindi agilità, difesa. In realtà la potenza gliela dovremmo quasi togliere. Le mettiamo vitalità. Ok. Poi Maiel io le aumenterei ancora potenza. E il critico proprio così. Ho 40 potenza e 83 di critico. Poi ovviamente le dovremo dare qualcosa che aumenta le stat del critico invece che così. Monoco non lo riesco a inquadrare come posto nella build, mettiamola così. E verso vitalità gli fa scalare anche attacco, poi gli diamo un po' attacco e critico anche a lui. È molto alla Katsum, ragazzi, io non sono bravo con queste cose, ve lo dico, però si fa il possibile. CL 2 punti, 10 punti Lun, ci dà la possibilità di sbloccare Inferno. 5 istanze di bruciatura per colpo a tutti i nemici, 2 colpi, quindi sono 10 in totale. Danni aumentati di molto, ci servirebbe terra poi da qualche parte, come magari questo. Dovremmo togliere rinascita a quel punto.
Questa è tanta roba, secondo me, molto elevati che applicano bruciatura. Vai, prendiamolo. Poi gestiamo meglio. Poi che altro c'è? Niente in realtà. Abbiamo 6 punti su verso, ma il rango attuale rimuove tutti gli effetti di stato da tutti gli alleati e li applica a verso. No, no, per adesso no. Raga, io ho molta difficoltà in queste cose, ve lo dico. Dovrei cercarmi una build per fare qualcosa di decente, ma non è il caso. Vorrei comunque mantenerlo blind, diciamo. Allora, vediamo un po'. Noi dobbiamo andare a fare questa missione qui, la temeraria. Tra l'altro ai corvi pure non avevamo visto niente di che. Non so se adesso c'è qualcosa di più accessibile. Dovremmo tornarci. Ma come vi ho detto, arrivata una certa, dopo il finale, io prendo una checkbox, cioè una lista di cose, di tutte le cose, mi metto off camera a capire cosa abbiamo già fatto e piano piano ci mettiamo a fare tutto. Perché per un semplice anche fatto di completismo vorrei cercare di evitare di lasciare cose indietro che comunque vedrei per i fatti miei. Cioè io comunque una volta che finiamo la serie mi farei tutto a prescindere, anche perché una volta che finisco la serie diventa possibile per me giocare a questi giochi dopo la serie, quindi anche magari, che ne so, nel letto la sera, roba del genere, con la Roguelike. Altrimenti non mi è possibile, quindi assolutamente è una roba che voglio approfondire, che poi tutto il clean up diciamo schifoso lo farò comunque per i fatti miei, però magari boss e roba del genere voglio cercare di darvi tutto. I corvi si saliva qui su semplicemente, mi sa, e c'è quest'altro lì up, mi sa. Però noi stiamo vedendo altro qui. No, la temeraria è qui? Veramente? Sembra. Ah, pensavo fosse i corvi qui, invece no, perché i corvi ci siamo stati. La temeraria. Che bello sto posto. Wow. Cos'è sta roba? Ok, è un mega gestral, tipo. Ma è un platform in questo momento? È tipo lì up di nuovo? O è solo estetica questa torre? Another axon. How did it get so large? She wasn't always this tall, but she's obsessed with reaching the stars, so... Oh no, Aaron calmati. has parables. Parables? He never paints just to paint. Everything has to have layers and layers of meaning and purpose. Everything's a lesson. What's the lesson with this one? Hope. Lizzie. My sister's at the top. Ok. And Papa knows I have vertigo. Ah. Non so se sarà un platform oppure... Vediamo. Magari c'è semplicemente una cosa per salire e poi c'è un fight, banalmente, però. Daremo un'occhiata. She who grasps the sky. I hate climbing. Vabbè, questo deve farlo Maiella. Anche se lo odia. Tocca a te. Madonna. Porca miseria, devo fare una foto, datemi un secondo. Ok, possiamo andare. Andava fatto. Che posto. Ancora non abbiamo sbloccato, ma sicuro, ecco, vedi, cioè, prima o poi potremmo romperlo. Questi, li abbiamo incontrati già. Vediamo come sono adesso, però. Allora, andiamo di presagio. Non mi ricordo il loro moveset per niente. Siamo in virtuosa.
Fai di scintilla su qualcuno. Madonna. Anche lei. Facciamo a tutti i nemici. Bam. Tanto non hanno molta vita a quanto pare. Ecco appunto. Ok. Niente di che. Ce ne sono altri. Stanno lavorando alla costruzione di questi cosi. Ovviamente se non li tocco non... No, ok, si sono un po' svegliati. Vabbè, volete proprio morire però, anche voi. Tutto il bene, però non credo proprio che voi siate in grado di combattere questi prodi guerrieri, Vi dico la verità. Ecco, appunto. Non ho nemmeno equipaggiato la nuova abilità, mo che ci penso. Ah, giusto. No, i danni li fanno, Io ripasso in virtuosa. Ti elettrizzo. E si muore. Vabbè, questi non hanno niente di resistenza. Abbiamo imparato roulette. Lo metterei a tutti. Pazzia, Lo so. Allora, a lei rimaniamo con... Velocità e tasso di critico. Ma sapete che non è così male questa? L'umore applica 3 bruciature. 3000 di salute. Difesa. Ecco, forse dovremmo dare in realtà difesa, Parata potenziante la potremmo sostituire con salute e difesa. C'è involucro prolungato che non è male. Ok. E come lumina mi pare che avevamo tolto qualcosa dalla parata, credo. Parata potenziante, mi sa. Ok. Però roulette lo vorrei su tutti. Quindi non ricordo che cosa abbiamo dato a lei. Strappo carburante, momento critico. Se la salute è inferiore, bruciatura critica, colpi brucianti, cannone di vetro, doppia bruciatura costa tantissimo. Io toglierei a questo punto no, con questo ci troviamo bene. Toglierei a questo punto momento critico e applicherei invece come si chiamava? Mi sono dimenticato. Questa roulette, eccolo qui, perfetto. Il gambling. Non so se a lei possa servire a qualcosa. Potere di vento, parata energizzante, involucro maggiore, cura efficace, cura efficace, però raddoppia le cure ricevute. È comodo perché non si deve curare lei, quindi magari tieni la cura per tutti quando effettivamente serve, perché lei si cura con la parata, no? Questa era l'idea che mi ero fatto. Tra l'altro è parata però curativa, 3%. No, aspetta, a sto punto c'è il contrattacco curativo, meglio quello. Potremmo fare così, 25% di vita, togliamo cure doppie, parata curativo la togliamo e mettiamo contrattacco curativo, che è il 25%, so che dobbiamo comunque farli tutti però, e a questo punto ci sblocchiamo. Cannone di vetro non mi interessa in questo caso, interessa avere, vabbè, a questo punto parata protettiva si può mettere e roulette, oltre che marchio costante. Potremmo magari evita di rompere il marchio altrui, potrebbe starci. Sentiamo anche combattente in solitaria, nel caso rimanga da sola. Se non possiamo magari per qualche motivo rianimare, le diamo
potenza e le diamo adrenalina. Magari è meglio perché abbiamo meno abilità di attacco e quindi se dovesse rimanere da sola per un motivo o per un altro almeno qualcosa lo fa. Verso pure gli darei la stessa cosa. Vediamo un po'. Cosa possiamo togliere a Verso? I marchianti, cannone di vetro, contrattacco curativo. Attacco energizzante, immune all'ammaliamento, attacco potenziante. Momento critico sempre, dai, mettiamo roulette. Full gambling. Parata energizzante, involucro di emergenza glielo lascerei. Furto vitale in offensiva quando esegue un attacco base, 15% di salute. Tra l'altro questo non è male, dovremmo... Ecco, magari togliamo questo, gli lasciamo quello in attacco e mettiamo roulette. Ci rimane 7, gli rimettiamo momento critico. Che roba. Non ci sto capendo più niente, ragazzi, ma io... che vi devo dire? Non so cosa dirvi. È il mio primo vero JRPG, perché io giocavo i Fire Emblem su DS, ma da piccolo innanzitutto e soprattutto con impostazioni basse, quindi insomma qualsiasi cosa facessi andava bene. E poi Fire Emblem era... sì, è un JRPG tecnicamente. Vogliono distruggere. Is this part of the parable? Boom. A storm is coming. Danger! Ah, quasi. Ma c'avevo anti-ammaliamento? Non credo in realtà. Ah, lei c'aveva capovolgimento, giusto? Ah, piaga, riduce la salute, ma... Ah, no, pensavo fosse ammaliata. Cavolo. Vabbè, frega ben poco. Pom 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 pom. Marchio. A posto. Clean. No, era clean, però va bene comunque. Applicazione prosciugante, 2000 salute, 3000, consumi un PA per finire l'applicazione di effetti... un PA per togliere un effetto di stato se possibile non è male, andrebbe messo su tutti. Quanto costa sto coso? Intanto lo potremmo mettere a CL. Magari al posto di questo. Un PA per prevenire l'applicazione di effetti di stato se possibile. Costa 15, nemmeno così tanto, ragazzi. Non è male perché non puoi mai sapere. Beh, ovviamente mi segue, ma io lo eviterò per adesso. Era niente. Io lo faccio correre, che me ne frega. Cioè andiamo di qua. Che posto, madonna. Questi li togliamo di mezzo. Formats. Diciamo che in questo momento Maielle è single target e l'Un potrebbe essere considerata double. Però l'Un mi sa che non lo so se Maielle può stare sul fuoco, perché poi abbiamo troppa similitudine. Non lo so. Ottimo, è andata malissimo.
L'altro è bruciato. E io faccio bruciare anche a te. Feel the burn. 17. Boom. E via. Vanno ottimizzati. Maiel però non era male con Stendhal e tutto, come danni. Va capito Lunni in che direzione la vogliamo mandare. Mi dispiace, vabbè, possiamo resettare l'albero delle abilità, però non credo bisogna scalare effettivamente così tanto, se no quest'area è enorme. Ma qui dove eravamo prima? Eh sì. Di qua, ok. Che bella però, esteticamente è veramente figa, con tutti i martelli, gli attrezzi, bellissimo. Boom. Va. Feel the burn. Peccato. Però vedi, non mi ha dato l'effetto su Ciel. Figata. Magari fulmine Ciel, sai che bello. Ah, giusto, me l'ero dimenticato. Non posso, dobbiamo togliere il capovolgimento a Maiel, se no va a finire che la killiamo noi. Cos'era? L'abbiamo messo noi qui, mi pare. Attacco, contrattacco. Dov'era il... Potere, resistenza, resistenza, come... Qual era il capovolgimento? Eccolo qua, finita capovolta, ottimo. E le diamo... Potere di emergenza. Ma sì, dai. Ok, quindi non si deve fare tutto a mano. Ottimo. Immaginavo comunque, era un po' troppo alta. Era un dungeon praticamente, cioè. Una bandiolina del 61. No. Sia l'elettrica o terra. Tipo 75% di critico, fulmine. Mi sa che pure fa tanto, Va capito poi che arma possiamo utilizzare. Per adesso lasciamo stare, però è una cosa da considerare. Dai che siamo quasi arrivati, non credo sia più di questo. No, si sale ancora in realtà, quindi boh, vediamo. Sembra Monoko questo. Molto da lontano, però vabbè. Questo è nuovo però, Quello non si rompe? Ma lo so. Il marchio non ce l'hanno più.
vulnerabili al fuoco, eh. Facciamo carta marchiante anche se dà meno presagio. I'll do it. Ok. Carino però. Mi spiace per te però. Aspettavo di più. No, misto fuoco non mi fa impazzire però, eh. Preferirei full stand al Maiel. Stand alle attacchi single target, comunque giù di lì. Feel the burn. Ok. Ready to evade. Oh, cavolo. Engagement. Boom. Era già vulnerabile però. Il primo colpo di mira libera di ogni turno infligge danni aumentati del 200% e può provocare strappo. Diamine. Ah, Maiel... bella quest'arma. Stupenda, ma no. In realtà non... applicano bruciatura. L'attacco base applica 2 istanze di bruciatura. Quando è senza posa. 100% di critico quando è senza posa è huge. Oh, già questo è diverso. E la posa virtuosa, no? Vedi, no. Allora ci sta, però devi stare in virtuosa per sfruttare bene questo. No. Applica inerme per 3 turni, usa l'elemento dell'arma. Capito? No, facciamo così. Ci mettiamo. Anche per sé non è male adesso, eh. Ho bisogno di omaggio a Gustav al posto di falcata celere. Poi mettiamo passaggio offensivo. Al posto di engagement mettiamo inerme ma su multitarget. Ecco. Regole infrante. Gioca un secondo turno. Insomma, tela in fiamme va tolta, mi sa. Va tolta e possiamo mettere per sé. Credo sia meglio così. E questa ci dà colpi critici applicano bruciatura. L'attacco base applica 2 istanze di bruciatura, che di per sé questi due non ci interessano più di tanto, ma aiutano l'une se la manteniamo su fuoco. E poi appena arriviamo al livello 20 con la Brulerum, se la andiamo a potenziare, critico quando è senza posa vuol dire che anche quando non abbiamo la virtuosa abbiamo comunque il crit rate aumentato e diciamo andiamo un po' a sopperire alla mancanza di danni. Magari dopo uno standal rimani senza posa ma hai un crit rate al 100%. E quindi per esempio se devi fare un contrattacco lo critti al 100% e quindi è un'ottima cosa. Credo sia una buona giocata questa, perché il senza posa attualmente, cioè già il senza posa durante il fight con Golgra era problematico e lì c'era già il 100% di critico perché stava fightando da sola Maiel, quindi normalmente è ancora peggio, invece così almeno supperiamo. Golgra non era da considerare ma perché era singola Maiel, quindi aveva crit aumentato, potenza, questo, quello, quell'altro.
Insomma, è una boss fight, sicuramente si può replicare come cosa, però insomma. Dove ci ha portato? Siamo ancora più su, mi sa. Siamo tornati indietro. O no? No, no, non siamo tornati indietro. Sembrava. Lanciano i nemici giù, ma che That fanno? Nevron just kick a Eh. different Nevron off the tower. Eh sì. Looks that way. Qui si scende. Mi sa che c'è una boss fight secondaria però. Ma che figata, guarda sulle seghe. Vabbè, non ho capito. Non posso dire niente. No, però sono enormi, ma non sono gli unici. Sono nemici diversi, ma non credo sia una boss fight. Vediamo. Guarda lì. Allora. Passiamo subito all'offensiva. A storm is coming. Se applicassi fuoco a tutti. No, rallentiamo prima uno. Tipo lui. Here's your card. On me. Ok. Ready to evade. Sono semplicemente più grandi, non cambia nulla, mi sa. Peccato. Rallentato. Omaggio a Gustav. Ok. Diamo di fuoco indomabile su tutti. TL può fare nulla lì perché tanto lo crepa da solo. TL comunque ha un contrattacco, vabbè, decente. E siamo in virtuosa, per sé costa di meno. Vai. 20.000. Però CL fulmine, cioè l'un fulmine mi ispira tantissimo, vi dico la verità, raga. Sono molto indeciso sul suo destino. Molto molto indeciso. Purificazione prosciugante. Oh, villa. Non l'avevo vista scendendo. Eh sì, perché stava da questo lato. Qui c'è altro. Ok, facciamo che prendiamo prima tutto qui prima di andare nella villa. Ah, c'è un petanca, mannaccia allora, mannaccia. Dov'è che bisogna portarlo? Mica l'ho visto. Facciamo prima l'oro. Ok. Facciamo inerme a tutti, dai. Boom. Ma infatti l'altro non mi serve, il passaggio offensivo è ridondante. Facciamo fuoco indomabile su tutti. Facciamo un carta marchiante su uno così lo sfruttiamo con gli altri. It's locked on you. Ha appena tolto il marchio, ma va bene. Quello morirà di bruciatura, banalmente. Lui è morto. Quasi. Pure lui di bruciatura. Take your shot. Lui invece rimane in vita, purtroppo, ma ce la vediamo noi.
Siamo in offensiva, non posso fare molto. Inerme gli è passato a tutti. Diciamo che non è proprio quello che vorremmo. Vabbè, facciamo un attacco normale su di lui. Diamogli più fuoco. E applichiamogli marchio. Danger! Non voleva morire di fuoco lui. Vabbè. Nemmeno lui. Ottimo. No, vabbè, vogliono farsi via ammazzate da Ciel, che è il support in questo momento, però va bene comunque. Cioè, che te devo dire? Lumina. Interesting. Dove va il petank? Lì. Ok. È tornato indietro, dove... Eccolo. La meccanica è bruttissima, se posso. Veramente brutta, però... ma io come lo porto di là, scusami, deve andare... per forza da qui. Mamma mia. Sono odiosi. Se non capisci come farlo andare veramente non ha alcun senso. Ok. No, troppo presto. Da 3 turni. C'è ancora il coso che gli gira intorno? Ma non gli fa niente. Non è un punto debole quello. Sa di no. Sa che ogni petanque è diverso però, eh. Vabbè, maiale se li è pigliati tutti. Ho sbagliato perché con maielle in virtuosa era fattibile. Risparmiamo. Ma perché sì, è morta, ma come ricordo. Facciamo ira del fuoco, dai. No, è che... Ah, ok. Ecco come è morta, sì. È infattibile che l'uno ce la possa fare, però... Solamente abbiamo questo. È skill issue, però io veramente come meccanica non la sopporto. Bruttissimi, li odio. Allora, villa? Direi di sì. Vediamo che stanza è. Diario? You speak to me of perfection, but is there really any such thing? Or is it a siren leading us astray? I happily predict that neither of us will ever summit that elusive peak, but I care little as long as we walk together. Art gives us the perception of control.
For a moment as I paint, I find order among the chaos. That is, for me, a moment of pure contentment. And that is truly better Renoir, than no? perfection. Mancano ancora parecchie cose comunque. L'arte può essere una finestra sul mondo esclusivo, sempre uno specchio, ma la grande arte è entrambe le cose. Figlio mio, non sarai mai un vero artista se ci sarà sempre la maschera da te lo spettatore. Sì, penso sia proprio Renoir che parla a verso. Questa mi sa di camera dei giochi diverso, perché vedi ci sono tutti i vari personaggi che comunque ha rappresentato, no? Nel dipinto. Dove siamo? Sopra. Plan, 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 plan. Plan, 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 plan. Rispondono anche questi bastardoni. Vabbè, andiamo su. Qui sotto c'è qualcosina. What have we here? Oh no, mi stanno seguendo. Cioè questa cosa terribile. Ecco. Che un nemico alle spalle, se non lo stai inquadrando, non genera suono. Io non so come abbiano pensato questa cosa. E a muoversi si muove, perché si muove. Non so come gli sia venuto in mente di fare questa cosa. Secondo me deve essere una questione di ottimizzazione. Hanno cercato di implementare il fatto che non venga renderizzato lui e l'animazione. Vabbè, guarda, ancora mi sta seguendo. Delettiamo. E probabilmente lo fanno con l'intera entità, non solo con la mesh, per qualche motivo. Un mimo. Perché è strano che scompaia il suono, è veramente strano. Di chi è? Mayel? Il mimo si protegge. Sono capelli lunghi di Mayel, mi sa. Il cappello. Mayel non aveva il cappello, effettivamente. Ma noi abbiamo qualcuno con cui spezzare lo strappo? Non mi ricordo. Credo Lune. Vabbè, passaggio offensivo. Risparmiamo un po'. Abbiamo, vediamo. No. E mi sa che nemmeno CL. Ok, no, abbiamo strategia finale. Oddio, bellissimo. Here's your card. Ok, sarà CL il nostro punto. Che comunque i danni gli facciamo, eh. Ovviamente ha una resistenza assurda, ma i danni ci sono. Continuiamo a marchiare, vediamo, vai. Boom. Mayel. È un po' triste che abbiano tutti lo stesso moveset da un certo punto di vista. Ha ancora inerme, ma io passerei alla virtuosa. Vorrei fare ira del fuoco, però facciamo lancia del gelo prima, così. Da lì 37 cariche. Lune, attention. Boom. 39. 24. Siamo in virtuosa. Vorrei caricare uno Stendhal, quindi facciamo attacchi normali.
siamo a strappo, quindi ci tocca farlo adesso con Cielo, altrimenti qua non finiamo mai. Bisogna arrivare a 9 però. Ho sbagliato. Vabbè, Lun rianimerà. Ah no, giusto, ok. Non ho più la posa però. Ira del fuoco. Bam. 9 ancora. Boom. Kiel ci sta, quindi momento in cui, a meno che non lo shotta, ma non credo, dovremmo. Applica 10 stanze. Vai. Perfetto. Ok. Aspettiamo Stendhal. Madonna. Ariel non aveva. Eh no, perché noi avevamo questo di Lumière, che è praticamente uguale un altro po', Cosa cambia? A parte la baguette dietro, mi sa niente. E poi sarebbe... No, non aveva il cappello a Lumière, giusto? Sapete che in realtà senza la baguette così, come stile, ci sta un sacco. Ci sta benissimo. Tra l'altro lo stesso cappello che Ciel mi sta perfetto sotto quel, cioè sopra quel vestito lì. Quindi se dovessimo trovare anche la versione per Mayel, è praticamente il team Siren, cioè è incredibile. Vabbè, teniamola così per un po'. Ovviamente stiamo iniziando a trovare qualcosa di interessante a livello estetico, perché cioè le cose dei Jester così meme sì, ci stanno, però sapete come la penso. Vabbè, che in quel caso sono anche in realtà giuste, perché sono contestualizzate nel mondo, però ecco, se avessimo trovato il vestito saccapatate prima sarebbe stato anche più bello da indossare magari, però non è stato quello il caso. Tra l'altro queste cose emettono luce e fanno anche rumore, quindi non penso siano elettriche, però comunque c'è qualcosa dentro. Non è diciamo un'emissione naturale, sono proprio delle lampade, sembra. Passiamo da qui. È quello. Cambio di mood. È il Grinch. Leonardo da Vinci. Vertigo, remember? His intentions are good, I know, but his methods... Your father? I'm the youngest, which makes everything worse. Oh, I understand that. Only child. Yeah, Claire's the oldest. She's just so perfect.
So accomplished and talented. Papa's favorite. He's so proud of her. And Verso. Verso could always make Papa laugh. I had so many inside jokes. Then there's me. And then there's you. The actual favorite. The one he calls his hidden star, but who's too shy and self-conscious to see it. Yet here I am, messing things up even more. Look around. He just wants you to fly. Ah. Verso si è incazzato di come parlava in questo momento. All these inventions. Gustave would have loved to see this. Ma lo ridipingerà Gustavo oppure no? An advantage. An advantage. Però che hanno fatto che, cioè, non riesce più, però alza tipo il piede sopra la cosa quando c'è una nuova superficie. Oh, quasi. Ecco. Ci sta. Sì. Siamo lontanissimi stavolta, eh. Aspetta, facciamo riposo, non ricordo se... No, pare di no, però. Oh. Nice. Pinture curative applicano anche involucro, salute e difesa. Finalmente stiamo trovando dei picto, ragazzi. Cioè, era un po' difficile sviluppare build senza avere le stats, più che altro. Poi è chiaro che noi avevamo anche gli attributi settati un po' a cavolo e continuiamo ad averli perché abbiamo switchato armi e roba del genere, ma... Oh mamma, che figata sti nemici. Figata st'ambiente. Proviamo ad affrontarne uno? Tra l'altro prenderanno, penso, danni da fuoco, no? Vediamo. Madonna. Here's your card. Pensavo stesse per colpirmi con la lanterna. CL non lo prende. È forte quell'attacco lì, eh. Cioè quella roba che non ti applica le roba. Fino a togliermi HP. Vulnerabile all'elettricità. Ah, da sopra, madonna. Guarda lì, mi sta continuando a diminuire la vita. Sorry. Stavo volando su stavolta. 103.000. È il fuoco, ovviamente. Va bene, ok. Vabbè, siccome al solito veniamo shottati, non è tanto difficile da capire. Rianimiamo un attimo Ciel. Carta marchiante. Boom, boom. Omaggio a Gustave. Ma non ho più roulette, mi sa, su di lei.
Avevo cliccato però, I'm waiting. Il salto premuto prima e non andava bene, cavolo. 1 HP. Ho capito. Poi più di così, amico mio. Rianimiamo di nuovo. Sorry. Brace yourselves. L'una è arrivata a 19, cioè incredibile. Lancia di gelo, poi possiamo fare ira del fuoco, vai, proviamo. Oh. Cioè deve fare solo l'uno. Non posso castare ira del fuoco, allora no. Expedition. No, troppo presto. Cut through the plate. Ready to parry. Boom. 106.000. Continuo ad applicarmi piaga, ma anche basta, cioè. Ti assicuro che non migliorerà la tua situazione. Siamo a 1 HP. Troppo presto, mannaggia. E continua, è incredibile. Amico mio. Adesso basta. Troppo presto, ho sbagliato. E allora niente, basta. Cioè basta sì, perché siamo morti tutti. Vabbè, c'è verso il Monaco in realtà, quindi ottimo. Vai. Your turn to dance. Oh, non ho un potere di vinto su verso, capisco. Equilibrio. 20.000 di luce, madonna. Lui c'ha doppio attacco, quindi facciamo così. Ok. Ralim al 20 ce l'ha portato. Il Kralin cosa faceva? Lanciare un'abilità aumenta i danni d'abilità di tutti gli altri elementi del 20%. Si azzera quando viene lanciata un'abilità di un elemento già usato. All'inizio del turno, se non hai macchie, ne genera 2, più un PA quando vengono consumate macchie. Cazzo, se è potente questo, Potentissimo. Però Coralim qui è potente a sfacca anche lui. Però carino sto mob, Andrei prima di qui, ce n'era un altro, no? Qua si può salire. Vediamo anche lui e poi ci salutiamo per questo episodio, perché non so quanto sia grande l'area. Sono più di un nemico stavolta. Madonna, quello quanto gli abbiamo fatto col critico. Ok. 84.000, marchio. Ondata di piaga, non è un problema. Not today. Boom.
No, fa quel rallentamento iniziale che mi frega sempre. Però te pagherai. Basta. E pagherai, basta. Mi frega sempre, incredibile. No, ho sbagliato. Vabbè. È stato malissimo. Danni bassissimi perché ho sbagliato, però vabbè. Fila del fuoco mi piacerebbe. Facciamo intanto un'elettrizzazione. Ready to evade. Boom. 126.000. Continua ad applicare piaga, va bene. Brace yourself. Bam. Basta, basta, inutile. Vorrei Stendhal adesso. Diciamo che nel boss era molto più facile perché facevo abilità a manetta. Del fuoco non ce la faccio. Possiamo anche decidere di continuare in questa direzione e fare tipo elettrizzazione che gli fa un fottio anche lei. Let's dance. Boom. Bellissimo, non ho crittato. Continua ad applicare piaga, va bene. Boom. 138.000, cosa hai da dire adesso? Mi piaga ancora, va bene, basta. Perché adesso ti stendallo, anche senza nulla. Ma sì. Se no, facciamo colpo virtuoso. Bam. Solo per divertirci, solo per vedere il numerello. Vai. 109.000, che in realtà non so se era limitato alla vita che avesse, non credo. 1 milione di vite, cioè adesso i nemici sono belli grandi già a prescindere. Vediamo cosa c'è qui e poi ci salutiamo. Diario? Yes. Il 61. 61. Margot. See, but I disagree. I don't think she's lonely. She's alone, but she's not lonely. They clearly have some sort of society here, and she's the odd one out. Well, except for her co-conspirator in the workshop. I've never seen creatures fighting amongst themselves before. I admit I'm impressed by her creativity and drive. I feel almost like a traitor for saying it. But there's something about her. You can't help but want her to reach the sky. La storia è potentissima perché immaginate spiegare a questa Margot, che in questo Margot penso si pronunci così, che si è fatta queste domande riguardo alla pittrice. Sto immaginando che intenda la creatività di realizzare in questo caso questi Nevron che combattono tra di loro e si ammazzano tra di loro. Ma questo dove ci sta portando ancora più su, allora dietro dobbiamo tornarci, probabile. Immaginate spiegare a tutte quelle spedizioni passate, oltre a quella di Verso e Renoir intendo, la storia del mondo, cioè la verità. Sono in un quadro che lei in realtà è colei che banalmente li sta difendendo e che in generale in questo momento sta ridando vita ad un quadro che altrimenti sarebbe già stato distrutto. Cioè è potente come cosa. Sì, dovremmo tornare indietro lì, Lo faremo, tanto c'è la bandiera. Ragazzi, io a questo punto aspettiamo, troviamo prima una bandiera perché non so dove mi salva altrimenti.
61. Eccola. Oddio. Oddio. Prossimo episodio roba interessante. Questa è letteralmente una capanna, fighissimo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist su tutti i episodi qui sopra e un sacco di altri episodi, playlist, tutto quanto sul canale. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.